Buonasera a tutti e benvenuti a BravoCast Italiano. Sono Stefano e come sempre sono qui con la mia collega Angela. Oggi parliamo di un argomento molto interessante che probabilmente tutti voi avete sperimentato almeno una volta nella vita. Buonasera. Sì, esatto, Stefano. Oggi parliamo del blocco mentale, quel momento in cui la nostra mente si ferma completamente. Vi è mai capitato di dimenticare improvvisamente quello che stavate per dire? O di avere la mente completamente vuota durante un esame importante? Perfetto esempio, Angela. Proprio ieri mi è successa una cosa del genere. Ero al supermercato, stavo pagando alla cassa e la cassiera mi ha chiesto se volevo la tessera fedeltà. Io ho aperto la bocca per rispondere e niente. Totalmente bloccato, non riuscivo a dire una parola. Ah, ti capisco perfettamente. A me succede spesso quando incontro qualcuno per strada e non riesco a ricordare il suo nome. La persona mi saluta, io sorrido, ma nella mia testa c'è il panico totale. È proprio un momento imbarazzante, vero? Assolutamente, ma sai cosa mi ha sempre incuriosito? Perché succede questo blocco? Voglio dire, il nostro cervello funziona perfettamente un secondo prima e poi, improvvisamente, nulla. È come se qualcuno spegnesse un interruttore. È una domanda molto interessante. In realtà ci sono diverse spiegazioni scientifiche. Il blocco mentale spesso accade quando siamo sotto stress o pressione. Il nostro cervello entra in una modalità di difesa, un po' come quando un computer si blocca perché ha troppi programmi aperti. Quindi è una questione di sovraccarico, troppa pressione e il cervello dice basta, mi fermo? Esattamente! Pensa a quando devi parlare in pubblico. Magari hai preparato tutto perfettamente, conosci il tuo discorso a memoria, ma quando sali sul palco e vedi tutte quelle persone che ti guardano, boom, blocco totale. Mi è capitato l'anno scorso. Dovevo fare una presentazione al lavoro, un progetto su cui avevo lavorato per mesi. Conoscevo ogni dettaglio, ogni numero, ogni grafico, ma quando ho iniziato a parlare davanti ai miei colleghi, ho dimenticato completamente la prima parte. E come hai reagito? Perché la reazione in quel momento è molto importante. Beh, all'inizio ho sentito il panico salire, il cuore batteva forte, le mani sudavano. Ma poi ho fatto un respiro profondo, ho bevuto un sorso d'acqua e ho ricominciato. Stranamente, dopo quel momento, tutto è andato liscio. Hai fatto esattamente la cosa giusta. Fermarsi, respirare, darsi un momento. È come resettare il computer. A proposito, cari ascoltatori, voi come reagite quando vi capita un blocco mentale? Scrivetelo nei commenti. Ci piacerebbe sapere le vostre esperienze. Sì, scriveteci. Magari avete dei trucchi interessanti da condividere. Ma tornando a noi, Angela, c'è anche un altro tipo di blocco che mi capita spesso. Quando cerco una parola specifica e so che la conosco, ma proprio non mi viene in mente. Ah sì, il famoso fenomeno della parola sulla punta della lingua. È frustrante, vero? Sai che la parola esiste, sai anche il contesto in cui usarla, ma il cervello non riesce a recuperarla dalla memoria. Esattamente. E la cosa buffa è che appena smetti di pensarci, la parola appare magicamente nella tua testa. Mi è successo ieri sera, stavo parlando con mia sorella al telefono e volevo dirle il nome di un attore famoso. Niente, non mi veniva. Poi, 2 ore dopo, mentre lavavo i piatti, improvvisamente Robert De Niro. È così! Il cervello è strano in questo modo. Quando cerchiamo troppo intensamente qualcosa nella nostra memoria, creiamo una specie di tensione che blocca il recupero dell'informazione. Ma quando ci rilassiamo e pensiamo ad altro, l'informazione emerge naturalmente. È come cercare le chiavi di casa. Più le cerchi disperatamente, meno le trovi. Poi, quando ti calmi, le vedi lì sul tavolo dove le avevi lasciate. Perfetta analogia. E sai, Stefano, c'è anche un aspetto culturale interessante.
In alcune culture il blocco mentale è visto come qualcosa di molto negativo, quasi come un fallimento personale. In altre culture, invece, è considerato normale, una parte naturale dell'essere umani. Interessante. In Italia come lo vediamo secondo te? Beh, dipende dalle situazioni. A scuola, per esempio, un blocco durante un esame può essere visto come mancanza di preparazione. Ma nella vita quotidiana, quando dimentichi il nome di qualcuno o una parola, di solito la gente è comprensiva, anzi, spesso ridono insieme a te. È vero. L'altra settimana ero con degli amici e uno di loro ha avuto un blocco totale mentre raccontava una storia. Si è fermato a metà frase e ha detto «Aspetta, dove ero arrivato?» E tutti noi abbiamo riso insieme. Non è stato imbarazzante, è stato divertente. Esatto, e questo è un punto importante. Il modo in cui percepiamo il blocco mentale influenza quanto ci colpisce. Se lo vediamo come una catastrofe, diventiamo più ansiosi e questo peggiora il blocco. Se invece lo accettiamo come qualcosa di normale, ci stressiamo meno. Quindi l'atteggiamento mentale è fondamentale, ma ci sono anche tecniche pratiche per prevenire questi blocchi, voglio dire, oltre a rilassarsi e respirare? Certamente. Una tecnica molto utile è la preparazione mentale. Prima di una situazione stressante, come un esame o una presentazione, puoi visualizzare mentalmente tutto il processo. Immagini te stesso che parli con calma, che rispondi alle domande, che gestisci anche i momenti difficili. Come fanno gli atleti prima di una gara? Esattamente! Gli atleti professionisti usano molto questa tecnica. Visualizzano la gara, i movimenti, anche le possibili difficoltà. Questo prepara il cervello e riduce lo shock quando si trovano nella situazione reale. Interessante, io uso una tecnica diversa. Quando devo ricordare qualcosa di importante, lo associo a un'immagine mentale. Per esempio, se devo ricordare di comprare il pane, immagino un pane gigante che cammina per strada. È assurdo, ma proprio per questo lo ricordo. Ah, la tecnica delle associazioni visive è molto efficace. Il nostro cervello ricorda meglio le immagini strane o esagerate rispetto alle informazioni normali. Per questo le pubblicità usano spesso immagini assurde o divertenti. Ha senso. Ma dimmi, Angela, c'è una differenza tra il blocco mentale di un giovane e quello di una persona più anziana? Perché mia nonna dice sempre che dimentica tutto perché sta invecchiando. Beh, è vero che con l'età alcuni processi cognitivi possono rallentare, ma il blocco mentale capita a tutte le età. I giovani hanno blocchi mentali tanto quanto gli anziani, solo che li attribuiscono a cause diverse. Un giovane dice «sono stressato», un anziano dice «sto invecchiando». Quindi è più una questione di percezione che di realtà? In molti casi sì. Ovviamente ci sono differenze reali nel funzionamento del cervello a diverse età, ma il blocco mentale temporaneo, quello di cui stiamo parlando oggi, è universale. Capita ai bambini, ai giovani, agli adulti, agli anziani. Mi fa sentire meglio sapere che non sono solo io. A proposito, cari ascoltatori, quanti anni avete e vi capita spesso il blocco mentale? Siamo curiosi di sapere se c'è davvero una differenza tra le età. Scrivetecelo nei commenti. Ottima idea! E ora, Stefano, parliamo di un altro aspetto importante: il blocco mentale durante le conversazioni in una lingua straniera. Questo è particolarmente rilevante per i nostri ascoltatori che stanno imparando l'italiano. Ah sì, questo è un tema cruciale. Quando parli in una lingua che non è la tua madrelingua, il blocco mentale può essere ancora più frequente e più intenso, giusto? Assolutamente! Pensa a tutte le cose che il tuo cervello deve fare simultaneamente quando parli in italiano, se non è la tua lingua madre. Devi pensare al vocabolario, alla grammatica, alla pronuncia e allo stesso tempo devi anche capire cosa ti dice l'altra persona. È come fare giocoleria mentre cammini su una corda, un sacco di cose da gestire contemporaneamente.
Esatto. E quando aggiungi anche la pressione di non voler fare errori o la paura di sembrare stupido, il cervello va facilmente in sovraccarico. Ecco che arriva il blocco. Mi ricordo quando ho provato a imparare il francese. Ero a Parigi in un ristorante e volevo ordinare qualcosa. Avevo studiato le frasi, sapevo cosa dire, ma quando il cameriere mi ha guardato aspettando l'ordine, la mia mente è diventata completamente vuota. Ho balbettato qualcosa di incomprensibile. E come ti sei sentito in quel momento? Imbarazzato, molto imbarazzato. Ma poi il cameriere è stato gentile, ha sorriso e mi ha aiutato. Questo mi ha fatto rilassare e dopo sono riuscito a parlare un po' meglio. Vedi, l'empatia e la gentilezza degli altri possono fare una grande differenza. Per questo, quando parliamo con qualcuno che sta imparando l'italiano, dobbiamo essere pazienti e incoraggianti. Un sorriso e un "va bene, prenditi il tuo tempo" possono aiutare moltissimo. Assolutamente, e per chi sta imparando l'italiano e ci ascolta ora, voglio dire una cosa importante. Il blocco mentale è normale. Non significa che non siate bravi o che non abbiate studiato abbastanza. Capita a tutti, anche ai madrelingua. Bravissimo, Stefano. E aggiungo un altro consiglio. Quando vi capita un blocco mentre parlate italiano, non entrate nel panico. Potete usare frasi semplici come "un momento", "come si dice", "non ricordo la parola". Queste frasi vi danno un secondo per pensare e sono perfettamente naturali. Ottimo consiglio, e poi, anche se fate una pausa silenziosa, non è la fine del mondo. Anche noi italiani facciamo pause quando parliamo, diciamo dunque, allora, proprio per guadagnare un secondo di tempo. Esatto. Queste si chiamano parole di riempimento e sono molto utili. Non abbiate paura di usarle, fanno parte della conversazione naturale. E sai cosa ho notato, Angela? Quando accetto che posso fare pause o errori, in realtà parlo meglio. È quando cerco di essere perfetto che mi blocco di più. Questo è un punto fondamentale. La ricerca della perfezione è spesso nemica dell'apprendimento. Quando accetti che gli errori e i blocchi fanno parte del processo, ti rilassi e paradossalmente migliori. È come quando impari a andare in bicicletta. All'inizio cadi, ti blocchi, hai paura. Ma se continui a provare senza pretendere la perfezione immediata, piano piano migliori e diventa naturale. Perfetta analogia. E questo vale per tutto l'apprendimento linguistico. Il blocco mentale non è un ostacolo da evitare a tutti i costi, ma un'esperienza da attraversare e da cui imparare. Mi piace questo approccio positivo, ma dimmi, ci sono anche fattori fisici che influenzano il blocco mentale? Tipo la stanchezza, la fame, cose così? Certamente, il cervello ha bisogno di energia per funzionare bene. Quando sei stanco, affamato, disidratato o non hai dormito abbastanza, sei molto più soggetto ai blocchi mentali. Ah, questo spiega molte cose. Quando studio la sera tardi, dopo una giornata di lavoro, faccio molta più fatica a concentrarmi e a ricordare le cose. Mi blocco continuamente. Esatto, il cervello stanco è come un telefono con la batteria scarica. Continua a funzionare, ma non al massimo delle sue capacità. Per questo è importante prendersi cura del proprio corpo se vuoi che la mente funzioni bene. Quindi dormire bene, mangiare sano, bere acqua, fare esercizio fisico, tutto questo aiuta anche a prevenire i blocchi mentali. Assolutamente! E non dimenticare anche le pause regolari. Se studi o lavori per ore senza fermarti, il cervello si stanca e i blocchi diventano più frequenti. È meglio fare pause brevi ogni 40 o 50 minuti. E durante queste pause cosa consigli di fare? L'ideale è fare qualcosa di completamente diverso. Se stai studiando, alzati, cammina un po', guarda fuori dalla finestra, bevi un bicchiere d'acqua. L'importante è dare al cervello un momento di riposo da quello che stavi facendo. Ha senso? È come quando lavori al computer per ore e poi gli occhi ti fanno male.
devi fermarti e guardare lontano per qualche minuto. Esattamente. Il cervello, come gli occhi, ha bisogno di riposo e varietà. E ora, Stefano, parliamo di un altro aspetto interessante, il blocco mentale creativo, quello che capita agli artisti, agli scrittori, ai musicisti. Ah sì, il famoso blocco dello scrittore. Ne ho sentito parlare spesso. È lo stesso tipo di blocco di cui abbiamo parlato finora? È simile, ma ha alcune caratteristiche particolari. Il blocco creativo capita quando una persona che normalmente produce idee, storie, musica, improvvisamente non riesce più a creare nulla. La mente sembra vuota di ispirazione. Deve essere molto frustrante, specialmente se è il tuo lavoro. Come fa uno scrittore che deve consegnare un libro ma non riesce a scrivere neanche una riga? È davvero difficile. E sai qual è il problema? Più ti preoccupi del blocco, più il blocco peggiora. È un circolo vizioso. Ti blocchi, ti preoccupi e la preoccupazione aumenta il blocco. E come si esce da questo circolo? Ci sono diverse strategie. Alcuni artisti cambiano completamente attività per un po'. Invece di forzarsi a scrivere, vanno a camminare, leggono, guardano film, parlano con amici. L'ispirazione spesso arriva quando non la cerchi disperatamente. È vero, le migliori idee mi vengono sempre sotto la doccia o mentre cammino, mai quando sono seduto alla scrivania cercando disperatamente di pensare a qualcosa. Esatto! Questo succede perché quando fai un'attività rilassante e ripetitiva, come camminare o fare la doccia, il cervello entra in uno stato mentale diverso. È più aperto, più creativo, meno bloccato dalla pressione. Quindi la chiave è sempre la stessa: rilassarsi, togliere la pressione, permettere al cervello di lavorare naturalmente. Proprio così. E questo vale per tutti i tipi di blocco mentale di cui abbiamo parlato oggi. Che sia durante un esame, una conversazione, una presentazione o un processo creativo, la soluzione passa sempre per la riduzione dello stress e della pressione. Mi piace molto questo messaggio. È rassicurante sapere che il blocco mentale è normale e che ci sono modi per gestirlo. E cari ascoltatori, qual è la vostra esperienza con il blocco mentale? Avete trovato tecniche che funzionano per voi? Condividetele nei commenti. Sì, ci farebbe molto piacere leggere le vostre storie e i vostri consigli. E prima di concludere, Stefano, voglio aggiungere un'ultima cosa importante. Siate gentili con voi stessi quando avete un blocco mentale. Cosa intendi esattamente? Intendo che molte persone, quando hanno un blocco, iniziano a criticarsi duramente. Pensano: sono stupido, non sono capace, ho fallito. Ma questo tipo di pensieri negativi non aiuta affatto, anzi, peggiora la situazione. È vero, è come aggiungere sale su una ferita, invece di aiutare fa più male. Esattamente. Invece prova a trattarti come tratteresti un buon amico. Se il tuo amico ha un blocco mentale, non gli diresti sei stupido, vero? Gli diresti tranquillo, succede a tutti, prenditi un momento. Bellissimo consiglio, dobbiamo essere il nostro migliore amico, non il nostro peggior critico. Precisamente. E con questo credo che abbiamo coperto molti aspetti interessanti del blocco mentale. Spero che questa conversazione sia stata utile per voi, cari ascoltatori. Sicuramente. Abbiamo parlato delle cause del blocco mentale, di come gestirlo, di tecniche pratiche, dell'importanza di dormire bene e prendersi cura di sé e soprattutto dell'importanza di essere gentili con se stessi. E ricordate, il blocco mentale non è un difetto, è semplicemente il modo in cui il cervello reagisce a certe situazioni. È umano, è normale, capita a tutti. Perfetto. E ora, prima di salutarci, voglio fare un ultimo invito ai nostri ascoltatori. Se state imparando l'italiano e questo podcast vi è utile, lasciate un commento, mettete un like, condividete con altri studenti di italiano. Questo ci aiuta tantissimo. Sì,
E se avete domande o suggerimenti per i prossimi episodi, scriveteceli. Leggiamo tutti i vostri commenti e ci piace molto interagire con voi. Bene Angela, io direi che per oggi abbiamo finito. È stata una conversazione molto interessante. Sono d'accordo. E allora, cari ascoltatori, vi ringraziamo per averci ascoltato oggi. Ci vediamo nel prossimo episodio di BravoCast Italiano. Buonasera a tutti e a presto. Buonasera e continuate a praticare il vostro italiano.